Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, la storia che sto per raccontarvi parla di una terribile vicenda di possessione su due bambini accaduta in Francia verso la fine dell'Ottocento. Si ha conoscenza di questa storia grazie ad alcuni estratti di un volume pubblicato appunto in Francia nel 1959, ma completamente anonimo, senza titolo e senza neanche il nome dell'autore che l'ha scritto. Ma pare che sia una vera storia di possessione demoniaca, perché gli episodi che riguardavano appunto questi bambini sembra che fossero veri e che avevano avuto come testimoni centinaia di persone e furono anche certificati da una dettagliata documentazione clinica. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video che usciranno ogni settimana se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Siamo ad Ilfurt, un piccolo villaggio dell'Alsazia, in Francia, ed è il 1864. Qui troviamo due fratellini, figli dei coniugi Barner, Theobald di 9 anni e Joseph di 7. Improvvisamente, verso la fine del 1864, i bambini iniziano ad assumere degli atteggiamenti davvero molto strani. All'inizio però i genitori non danno molto peso alla cosa, fino a quando a settembre del 1865 la situazione peggiorò drasticamente, tanto da arrivare alle orecchie di tutti i residenti del villaggio. I bambini a quel punto furono anche visitati dal medico locale, che però non riscontrò nulla di particolare o di anomalo in loro. Pensate che alcune volte mentre erano sdraiati sul letto riuscivano a girarsi su se stessi ad una velocità davvero umanamente impossibile, come se fossero delle trottole, o quando battevano le mani su mobili e letti ininterrottamente con una forza incredibile senza mai accusare la stanchezza una volta finito. Ma una cosa davvero sconvolgente che ho letto fu quando i loro addomi si gonfiavano a dismisura e si poteva chiaramente vedere una palla all'interno del loro stomaco roteare. E qui i bambini dicevano che sentivano come se avessero all'interno della loro pancia una bestia che si muoveva. Spesso e volentieri si addormentavano abbracciati tra loro, incrociando braccia e gambe come se fossero di gomma, e nessuno riusciva a dividerli, nessuna forza umana riusciva a separarli, una cosa davvero incredibile. Dagli estratti del libro si parla anche delle apparizioni che ebbe Theobald, circa 30, dove gli appariva sempre una sagoma enorme ricoperta di piume, con un becco d'anatra, artigli di gatto e zampe simili a quelle di un cavallo. Quell'essere gli sorvolava sempre sulla testa e lo minacciava di ucciderlo strangolandolo. Qui Theobald gli si avventava contro, ma ovviamente nessuno dei presenti poteva vedere quell'essere. Il bambino però riusciva a strappare a quel demonio le sue piume, che centinaia di persone presenti videro cadere dalle mani del bambino. Una cosa che lasciò tutti scioccati. Ma la cosa singolare è anche l'odore terribile che emanavano queste piume. E il fatto anche che quando si tentò di bruciarle non presero mai fuoco. Un'altra cosa che mi ha incuriosito leggendolo è stata quella della voce demoniaca che usciva da Theobald e Joseph, sempre la stessa e senza mai muovere le labbra. Era ovviamente chiaro a tutti che i bambini erano indemoniati e c'era sempre un'atmosfera di odio verso tutto ciò che era sacro, quindi non mancavano assolutamente le bestemmie contro Dio. La cosa strana però è che quell'essere non osò mai pronunciare o di insultare il nome della Madonna, e quando gli furono chieste spiegazioni la risposta fu: non ne ho il diritto, il burattino sulla croce me lo ha impedito. Molte volte ai bambini veniva anche spruzzata dell'acqua benedetta addosso, e quando questo accadeva urlavano e si contorcevano su se stessi in posizioni assurde. Gli venne anche nascosta nei cibi per fargliela assumere in qualche modo, ma Theobald se ne accorgeva dall'odore
e rifiutava di mangiare dicendo che all'interno c'era del veleno. Questo era assurdo perché i bambini non si avvicinavano mai alla cucina, tantomeno durante la preparazione dei pasti, quindi non potevano sapere se al loro interno c'era messa appunto dell'acqua benedetta. Tutto questo avveniva sempre sotto gli occhi di tantissime persone, anche diverse tra loro, credenti, atei, di estrazione sociale differente, e non riuscirono mai a darsi una spiegazione su quanto stesse accadendo proprio sotto i loro occhi. I bambini erano anche in grado di parlare in lingue sconosciute e di rispondere a domande senza alcuna esitazione in inglese, tedesco, latino, dialetti francesi e spagnoli, aramaico e mandarino. E perfettamente anche. Ma gli scettici sottolineavano che il tedesco e il francese erano delle lingue comunemente parlate in quelle terre e anche il latino poteva essere in qualche modo interpretato, dato che la famiglia era molto cattolica, ma non parlato così bene, e rimaneva comunque il mistero delle altre lingue. Ma non solo, erano anche in grado di raccontare storie del passato assolutamente sconosciute anche ai presenti, eventi di 10, 20, 100 anni prima, con tanta dovizia di particolari da sembrarne testimoni oculari. Erano anche in grado di predire degli eventi futuri, come quando un giorno Tewbad predisse la morte di un residente del posto, George Cunegel. E la figlia, che era presente, gli disse che era un bugiardo, che non era vero quello che stava dicendo, perché suo padre stava benissimo. Allora il bambino gli rispose: se non ci credi, vai a vedere tu di persona, cosa che la ragazza fece subito, per poi constatare purtroppo che nel momento stesso in cui Tewbad aveva pronunciato quelle parole, suo padre era caduto da un'impalcatura nella fabbrica in cui stava lavorando e si era spezzato la spina dorsale. Il tempo passava e i bambini vennero soprannominati dalla gente del posto gli indemoniati di Ilfurt. Erano in grado di svelare ai loro visitatori i segreti e i peccati più profondi di ogni persona, per poi rimproverarli ad alta voce davanti a tutti, quasi come se si divertissero a creare scompiglio e imbarazzo tra loro. Molti li videro anche levitare in diverse occasioni, per poi essere scaraventati a terra da una forza invisibile allucinante. In casa furono diversi i poltergeist, come i mobili che si spostavano da soli, oggetti che levitavano e si spostavano per le stanze, o le finestre che si aprivano e si chiudevano da sole. Un giorno qualcuno provò anche a mettere al collo di Joseph un crocifisso e sembra che non solo il bambino si contorse per la rabbia, ma sul suo collo apparve anche una bruciatura a forma di X. I bambini erano in grado di arrampicarsi sugli alberi come fossero dei gatti, molto agilmente, ed erano anche capaci di appollaiarsi sui rami senza paura di spezzarli, rami che non potevano assolutamente sostenere il loro peso. Questo fu un calvario che durò 5 anni. Dopo quel tempo il vescovo della diocesi riuscì ad approvare degli esorcismi su di loro, anche se la scienza credeva che i bambini fossero solo affetti da gravi malattie mentali. Il 3 ottobre del 1869 ebbe inizio il primo esorcismo su Tewbad. Il bambino fu portato nella cappella del luogo da 3 uomini e poi fu legato ad una sedia. Quando ebbe inizio la preghiera, iniziò a dimenarsi, ad urlare e ad insultare il sacerdote. Quando venne chiesto al demone di rivelarsi e di rivelare anche il suo nome, egli si rifiutò. Quel rito andò avanti per ore senza alcun risultato, poi il bambino fu riportato a casa dove ritrovò la sua calma. Il giorno dopo ripresero l'esorcismo, decisero però di mettere una camicia di forza al bambino e di posizionarlo su una sedia, che si sollevò da terra nonostante ci fossero 3 persone a tenerla ferma, e questo terrorizzò tutti quanti. Il rito iniziò con le solite preghiere. Quando il sacerdote arrivò al punto di chiedere al demone di rivelarsi e di rivelare il suo nome, quella volta ottenne risposta. Il demone gli disse che erano in 2, Oripas ed Ipes. Il rito continuò sotto insulti e bestemmie a Dio e al sacerdote. Solo quando il sacerdote nominò Maria, però,
I demoni vennero cacciati dal corpo di Tubald, che però perse i sensi. Quando si risvegliò un'ora dopo, notarono tutti che non c'era più avversione verso il crocifisso e l'acqua benedetta. Non aveva però alcun ricordo di quanto accaduto. Il bambino però ritrovò la sua serenità. L'esorcismo di Joseph ebbe inizio qualche giorno dopo, esattamente il 27 ottobre. Quando il demone parlò, disse subito che lui era più forte dei demoni che avevano posseduto Tubald e che non sarebbe stato facile liberarsi di lui, cosa che però fortunatamente non avvenne. All'inizio il bambino si dimenò con forza, insultò anche il sacerdote. Non si rivelò subito il demone. Fu solo quando il parroco lesse il Vangelo di San Giovanni che la situazione precipitò drasticamente. L'esorcismo durò 3 ore, dopodiché il demone si identificò con il nome di Zola Letiel, ma fu quando il parroco invocò il nome di Maria che abbandonò definitivamente il corpo del bambino, che perse i sensi per alcuni minuti. Quando però si risvegliò era in pace e i 2 fratellini riuscirono così a ritornare alla loro normalità, ma non avevano però alcun ricordo di quanto era accaduto in quei 5 anni. Amici, che storia! Da quello che ho letto però questi 2 ragazzi non ebbero mai pace. Pensate che Tubald morì 2 anni dopo all'età di 16 anni e Joseph morì nel 1882 all'età di 25 anni. La causa della loro morte fu per tutti il trauma che avevano vissuto in quei 5 anni, che forse aveva compromesso per sempre il loro corpo e la loro mente, anche se per gli scienziati erano affetti da malattie mentali. Questa, come vi ho detto all'inizio, fu una storia molto documentata. Possiamo credere o no, questo dipende sempre da noi. Rimane comunque il fatto che furono centinaia le testimonianze in merito. Pensate che ancora oggi ad Ilfurt c'è la statua della Madonna che venne eretta come ringraziamento per aver liberato quei 2 bambini ed è accompagnata da una targa in latino che recita: il ricordo perpetuo della liberazione dei 2 posseduti, Tubald e Joseph Barner, ottenuti per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata nell'anno del Signore 1869. Amici, siamo arrivati al termine di questo video per oggi. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate, perché sono molto curiosa di saperlo. Io vi mando un bacio grande e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo domenica prossima con un'altra storia. Ciao amici!